E bentornati in questo nuovissimo episodio di Keeping Up with Yaya Rondi. Io sono la vostra host Ilaria Rondinelli e benvenuti in questo nuovissimo episodio. Oggi parleremo di qualcosa di molto interessante che io personalmente trovo molto interessante perché sono cose a cui noi non siamo abituati ed è un pochino difficile da capire come discorso, soprattutto se lo vediamo ovviamente tramite i film o lo vediamo molto spesso tramite le novità, le news sul telegiornale, sui giornali. Quindi viverlo proprio nel paese stesso, la situazione è un pochino diversa. Diciamo che poi anche parlandone con gli americani vi rendete conto di un pochino di cose. Oggi parleremo delle armi negli Stati Uniti, quindi l'utilizzo di armi, le armi legali negli Stati Uniti, ripeto, concetti che per noi sono assurdi, ma per loro non lo sono. Partiamo dicendo che esiste, sapete ci sono gli emendamenti, esiste il secondo emendamento. Quindi il secondo emendamento della Costituzione degli Stati Uniti d'America protegge il diritto dei cittadini statunitensi di detenere e portare armi. Poi vi ho trovato anche un altro articolo, sempre di Wikipedia. L'autore principale della Carta dei diritti degli Stati Uniti, James Madison, li considerava fondamentali, incluso il diritto di detenere e portare armi. Nel 1788 scrisse: «Le verità politiche dichiarate in quel modo solenne acquisiscono per gradi il carattere delle massime fondamentali del libero governo e man mano che si incorporano nel sentimento nazionale contrastano gli impulsi di interesse e passione». Quindi l'opinione è che il possesso di armi sia un diritto fondamentale, ok? Quindi perché partiamo da questo punto? Perché gli americani nascono e crescono con l'idea che detenere un'arma è un diritto che hanno fin dalla nascita, che nessuno può portarli via perché è scritto nella Costituzione, è scritto nell'emendamento. Capite? Questo voglio come sapete io cerco sempre di farvi arrivare ad un punto, ok? Partiamo sempre dalle fondamenta. L'americano medio nasce, sapete, ci sono americani che vivono nelle grandi città, americani che vivono nelle piccole città, piccoli paesini sperduti nel centro dell'America del Nord, in questo caso quindi degli Stati Uniti. Crescono con mamma e papà che vivono magari nella fattoria e papà va a caccia tutti i giorni. Quindi il bambino barra bambina nella cultura americana ha subito contatto con le armi. Una cosa che io ho scoperto poi frequentando tantissimi ragazzi e ragazze americani quando facevo la ragazza alla pari, no? Che io vi ho fatto l'episodio che vi ho raccontato che sono uscita col contadino, no? Col ragazzetto country. Loro fin da piccoli cominciano a sparare. Cioè i genitori subito dall'inizio gli insegnano ad utilizzare le armi. Per loro non è anormale dire vabbè che facciamo oggi. Vi ricordate quando io molto spesso vi facevo vedere le mie giornate? Perché per chi non mi segue io molto spesso condivido le mie giornate, la mia vita negli Stati Uniti sui social. Se non mi seguite seguitemi su TikTok e Instagram, sperando non bannino TikTok in America. Io mi chiamo Yaya Rondi con la I-A-I-A tutto attaccato Rondi. E vi ricordate che avevo condiviso molto spesso le nostre giornate di domenica andavamo a sparare, insomma, con i fucili in queste zone adibite solo appunto per le persone che vanno a sparare con le armi, eccetera, eccetera. Sono appunto questi posti desolati, non c'è nessuno ovviamente, ci sono appunto dove puoi lasciare poi, come si chiama? Ho sempre dei problemi io con le parole italiane, ogni tanto me le scordo. I cestini, ecco, i cestini che poi arriva qualcuno e pulisce. E lo vedi proprio
Cioè loro si divertono anche andare a sparare nei centri specializzati. È proprio un hobby per loro. Cioè, se per noi è andare a fare l'aperitivo, per loro, la domenica, per loro è andiamo a sparare. Cioè, capite? Sono due culture, sono due società completamente diverse. E assolutamente, poi adesso continuerò il discorso, non sto dicendo che è giusto o sbagliato, io vi sto semplicemente spiegando qual è la situazione armi negli Stati Uniti. Quindi i bambini vengono messi a contatto con le armi fin da piccoli, sanno maneggiare un'arma, sanno sparare senza problemi e sanno che dentro casa c'è sempre un'arma per l'autodifesa. Ci sarà sempre l'arma nella casa. Io penso che almeno un 90% su 100 ha le armi dentro casa per autodifesa. Poi ovviamente questa è la primissima ragione. La seconda ragione è sicuramente il fatto che io vivendo negli Stati Uniti, voi ovunque andiate, trovate armi. Andate da Walmart, accanto al reparto gomme c'è il reparto armi. Se voi guidate, soprattutto quando stavamo nello stato di Washington, c'erano praticamente enormi, cioè dei negozi enormi che vendevano armi. Fucili di tutti i generi, pistole personalizzate, cioè, capite? Allora, loro ti dicono che è molto difficile adesso prendere armi perché purtroppo lo sappiamo, negli Stati Uniti ci sono i problemi delle sparatorie e questa è una cosa che sa tutto il mondo. Loro dicono che a causa di tutte queste sparatorie ci sono dei controlli, hanno aumentato i controlli. Altri americani che ti dicono che non è vero, che lo fanno apposta e che ti dicono che sono aumentati i controlli, ma i controlli non sono aumentati. Solitamente dovrebbe esserci tutta una prassi, prima di prendere l'arma bisogna capire chi è la persona, se ha problemi psicologici, se è una persona stabile, insomma ci sono dei controlli da fare. Su questo non so dirvelo perché io non ho mai comprato un'arma, quello che so, e di questo ve lo dico sempre, dove ci sono soldi ci sono gli Stati Uniti. Purtroppo è così. Dove c'è business ci sono gli Stati Uniti e le armi è un business. Le armi è uno dei più grandi business negli Stati Uniti. E tutte le persone che ancora pensano, anche gli americani stessi che pensano, vedi c'è stata la sparatoria, ma dobbiamo risolvere la questione delle armi, sono proprio, ve lo posso proprio assicurare, quando noi diciamo che i nostri politici parlano e sono parole a vento, queste sono proprio parole al vento. Non si cambierà mai la Costituzione americana, non verrà mai negato il secondo emendamento agli americani, perché sapete cosa succede? Non è che state in Italia che la gente va nelle piazze perché hanno levato TikTok o hanno levato le stronzate. No, qui negli Stati Uniti, come nel resto del mondo, come in Francia, quante persone hanno fatto la rivoluzione quando ci sono stati l'aumento dei prezzi, la gente è scesa in piazza, gli ha fatto un sedere così. Ragazzi, se succede una cosa del genere, qui negli Stati Uniti finisce, cioè scoppia la terza guerra mondiale. Cioè voi vedete americani che fanno un casino, ma già loro in generale quando c'è qualcosa che non va si ribellano, cioè qui si fanno i fatti. Quindi se voi levate le armi agli americani, cioè gli Stati Uniti sono finiti, capite? Purtroppo è un business e questa cosa non cambierà mai. Chi pensa e spera che cambierà, non ci sperate. Quindi avete la possibilità di comprare armi, ripeto, è molto comune avere un'arma dentro casa per l'autodifesa. Allora, io molto spesso ne ho parlato sui social e cercherò di fare un discorso il più chiaro possibile per evitare fraintendimenti, perché poi ogni tanto faccio pure degli errori e siccome io però non edito i miei podcast ho paura che la gente fraintenda. Molto spesso mi chiedono: tu come la pensi questo? Cosa ne pensi delle armi negli Stati Uniti? Tu sei pro, sei contro? Tu da italiana che vive negli Stati Uniti? Allora, io da italiana
sono sempre stata, faccio parte della categoria di italiani che guardava il telegiornale e vedeva, ha visto come penso avete visto tutti, la notizia del gioielliere che è stato accusato perché si è autodifeso dai ladri che provavano a rubare dal suo negozio. Lui aveva un'arma e si è autodifeso. Ecco, io faccio parte della categoria di italiani che per me è una cosa assurda. Per me è una cosa assurda che io non solo sto venendo derubato, ma ne va anche della mia vita, io non mi posso autodifendere. Questa è una cosa che per me è inconcepibile. Stessa identica cosa se ti entra qualcuno dentro casa, e noi comunque viviamo in appartamenti, soprattutto nelle grandi città, succede molto molto spesso che ti entrano negli appartamenti e tu nemmeno puoi avere qualcosa per autodifenderti. E se ti difendi, vai nei casini tu. Ecco, io faccio parte di quella categoria di italiani che penso sia una cosa inconcepibile che io non mi possa difendere. Che magari ci vado anche a perdere la vita perché magari la persona che mi entra dentro casa ha un coltello o una pistola e io non mi posso autodifendere perché sennò vado nel torto io. Ecco, se cominciamo facendo questo discorso, vi dico tutta la vita l'autodifesa negli Stati Uniti. Io devo avere il diritto di, se qualcuno mi entra dentro casa, però attenzione, no come fanno loro, che ci sono stati anche dei problemi, ci sono state delle notizie assurde che degli americani hanno sparato perché qualcuno ha sbagliato casa, cioè io non sto parlando di questo, attenzione, per quello vi dico che ci possono essere devo essere chiara su questo discorso. No, io sto parlando solo di autodifesa. E se voi pensate che io sia un animale a pensare che l'autodifesa è giusta, mi dispiace, questo è il mio pensiero. Perché io ho tutto il diritto di autodifendermi, soprattutto se qualcuno entra dentro casa non invitato con un'arma in mano, che quindi metto in pericolo la mia vita e soprattutto entra dentro casa e mi deruba. Perché come lui può farmi del male, anch'io ho il diritto di difendermi. Quindi su questo sono assolutamente d'accordo. Per tutto il resto assolutamente no, perché tanto comunque ormai vuoi o non vuoi, purtroppo anche in Italia c'è un giro di armi illegali. Quante volte anche si sente, quante volte a Napoli avete sentito la notizia del ragazzo che è morto perché si è trovato in mezzo ad una sparatoria in cui non c'entrava nulla, o quante volte si sentono queste notizie al telegiornale in Italia, cioè oltre alle sparatorie negli Stati Uniti. Quando tu chiedi agli americani e gli dici cosa ne pensi tu delle sparatorie nelle scuole, no? Perché quello è il lot topic, qui si chiama, no? La cosa, l'argomento caliente, no? L'argomento focoso di tutti, cui tutti parlano, le sparatorie nelle high school, nelle scuole. Se tu parli con un americano medio, l'americano medio sai cosa ti dice? Ma questo non succede così spesso come pensate voi europei, perché loro sanno che comunque nei nostri telegiornali, le nostre notizie, una volta almeno al giorno si parla degli Stati Uniti, perché gli Stati Uniti sono sempre a bocca di tutti. E loro ti dicono guarda che non succede spesso come pensate voi europei, e tu chiedi perché, in che senso, cosa intendi, e loro ti dicono gli Stati Uniti sono molto grandi, gli Stati Uniti sono enormi, e loro ti dicono se tu senti la notizia della sparatoria che è successa che ne so, in Texas, ti dicono lo sai quanto è grande il Texas? Lo sai che quella può essere una sparatoria che può succedere una volta ogni 7 mesi? Cioè loro te la mettono sul piano del vabbè, ma quello non succede sempre. Quello non succede sempre come pensate voi. Che tu lo guardi e dici vabbè, non ti dico niente perché insomma hai il tuo parere, però insomma mi sembra un po' assurdo come discorso. Quindi cosa fai? Vuol dire che giustifichi le sparatorie nelle scuole? E loro non è che ti dicono ah vedi quello è un problema di armi, no, loro ti dicono quello è il problema, che purtroppo ci stanno ste persone che devono essere, soprattutto sti ragazzi, sai, quelli pazzi che vanno coi fucili dei genitori e sparano.
ti dicono perché devono essere genitori che devono tenere sotto chiave le armi. E tu ovviamente rimani un attimo stizzito, dici, ma che cavolo di discorso stai facendo? Però capite bene che questa è la loro cultura. Quando io ho provato a fare un discorso del genere eravamo alla festa di Natale. Eravamo alla festa di Natale, che è appunto la sorellastra da parte del papà di Dylan. E loro sono una famiglia nera. E il marito è nero e quindi tutta la famiglia è nera. Siamo andati e è uscito questo discorso delle armi. E io appunto gli ho detto io ho un po' paura, c'ho un po', sai, quando cammino anche il pensiero che qualcuno possa avere un'arma. Loro ti dicono, perché? Anzi, dice, tu dovresti avere paura se sai che nessuno c'ha l'arma. E tu dici in che senso? E loro ti dicono perché pensaci un attimo, tu stai al mall, stai al centro commerciale, arriva un pazzo col fucile che comincia a sparare a tutti e tu, americano, che ne so, mio marito Dylan c'ha la pistola con lui e mio marito Dylan, essendo una persona sana mentalmente, prende la pistola ed uccide la persona cattiva. Questo è il discorso che ti fanno gli americani. Stessa identica cosa, se ti dice il fatto dell'autodifesa, ma io devo avere il diritto che se qualcuno entra dentro casa mia, I'm gonna fuck him up, cioè ti dice così, capito? Dice io gli sparo, lo ammazzo. E tu ovviamente stai zitta perché ovviamente non puoi andare contro il pensiero di un americano che è nato e cresciuto così, perché quella è nella loro cultura. Quella è nella loro indole, fin da quando sono piccolini, loro sono abituati e sono educati così. Tu non ti puoi mettere a fare, certo ovviamente se hai una persona che è disposta ad avere una conversazione, te fai la conversazione, magari tu esprimi il tuo pensiero, lui esprime il suo, però capite bene che non puoi mettere tale di caso una cosa del genere quando loro sono sicuri di quello che dicono. Loro sono certi di quello che dicono. Le armi è una cosa buona. Le armi per loro è una cosa buona e giusta e loro non gliele levi le armi, perché ripeto, gli levi le armi succede la terza guerra mondiale. Vi faccio un altro esempio. Vi ricordate quando io vivevo nello stato di Washington e per un periodo ha vissuto con noi Christine, non so se ve la ricordate, la ragazza bionda che spesso facevo vedere. C'era Kelly e poi c'era Christine. Kelly è la ragazza che si è sposata con uno dei migliori amici di Dylan, che era uno dei suoi conquilini, Angel. E poi c'era Winkler, non so se ve lo ricordate. E poi per un periodo ha vissuto con noi Christine, che io spesso andavo in palestra con lei, la riprendevo. Insomma, una ragazza molto bella, bionda, occhi azzurri. Anche lei nella Navy. E mi ricordo che il primo trauma che ho avuto con Christine, perché poi lei viene da una famiglia di poliziotti, police department, e loro praticamente sia la mamma che il papà sono poliziotti negli Stati Uniti. E il primo trauma che ho avuto con Christine è il fatto che stavamo in macchina, stavamo andando in palestra e aveva proprio uno scomparto vicino al cambio sotto per la pistola. Aveva proprio un portapistola e quindi io mi sono vista la scena di lei che si alzava la felpona, c'aveva il coso attaccato al bacino, insomma alla vita, e l'ha sganciato, ha preso la pistola e l'ha messa là dentro. E io ci sono un attimo rimasta, perché capite bene che io non sono abituata a una cosa del genere, quindi poi non ho detto niente perché vabbè, per loro è normale. Poi è risuccesso quando lei viveva con noi, viveva nella stanza di fronte, e mi ricordo che una sera, mi sembra che loro, sì, perché loro avevano la notte e io stavo rimanendo a casa da sola, e mi ricordo che lei è venuta da me, immaginatevi la scena, lei è venuta da me e mi fa: Ilaria, vieni un attimo, ti devo far vedere una cosa. E io: dimmi, che è successo? Alza il cuscino del letto e mi fa: guarda qua c'è, insomma, that's my gun, if you need it, se ne hai bisogno sappi che è qua, te lo lascio.
Io gli ho fatto, senti, io non so manco come si fa, manco so come, ma che devo fare, ma lascia perdere, cioè. Ma proprio, ma io solo il pensiero che c'era un'arma dentro casa, perché poi noi al tempo non avevamo le armi quando lui aveva i conquilini. Ma che ce devo, cioè, ma capite? Cioè, io, no, no, grazie, te la puoi pure portare. No, lei mi disse, no, sappi che l'arma rimane qui, è sotto il mio cuscino, se succede qualsiasi tipo di cosa, sai, figuratevi se io poi mi metto a fare cose, se veramente entra qualcuno, ma io mi posso mettere mai a sparare a qualcuno, cioè, capite? Insomma, una situazione un po' particolare, fatto sta che poi lo raccontai a Dylan e Dylan si mise a ridere perché mi disse: capisco, posso capire il punto di vista, capisco perché sei traumatizzata, però allo stesso tempo capisco che per noi è normale. Anche se penso che Dylan non sia cresciuto così, perché Dylan non è mai stato uno interessato. Solitamente gli americani sono sempre molto interessati, vanno, prendono, comprano fucili, pistole, tutti sti nomi dei fucili, K, che cavoli, io non ci capisco niente poi delle armi, figuratevi. E Dylan non è mai stato così, non è mai stato. Ci sono americani che sono molto interessati a spendere miliardi, no miliardi, mila e mila dollari in fucili, pistole, custom guns, tutti personalizzati. Dylan non è mai stato così, non mi ha mai detto. È capitato quando stavamo a Washington perché i suoi amici erano interessati, c'era Winkler che aveva 40 fucili dentro all'armadio, infatti abbastanza, cioè pure quella apriva l'armadio e c'aveva 50 fucili messi là, ma che ci devi fare non lo so. E a parte quando stava con lui siamo andati una volta in sti posti, avevo fatto pure un video, l'avevo messo sui social, e che c'erano sti postoni enormi che vendevano tutti sti fucili e ste pistole. Però appunto lui si mise a ridere perché mi disse capisco il punto di vista, capisco che tu sei un attimo traumatizzata, però per noi è normale. Quindi, capite, a prescindere da maschio o femmina che sia, loro è nella loro cultura, non... Cioè... Non vi dico che è giusto o sbagliato, perché io non sono manco americana, però vivendo in questa società, perché ormai io vivo negli Stati Uniti, io non penso sarò mai in grado di abituarmi ad una cosa del genere. Io non penso che riuscirò mai ad abituarmi al fatto che qui ci sono le armi e qui vai al centro commerciale e probabilmente le persone che tu vedi passeggiare, il 50% c'ha la pistola dentro al jeans o c'ha la pistola dentro alla maglietta. Cioè, il segreto, perché voi mi dite come fai tu a stare tranquilla, a vivere tranquilla, ragazzi, il segreto è non pensarci, perché se voi cominciate a pensare che andate al supermercato e veramente il 50%, 60% delle persone che stanno dentro Target o dentro Walmart hanno la pistola dentro la borsa, hanno la pistola dentro al jeans, non esci più. Da europeo, da italiano, tu non esci più di casa, perché? Perché c'hai una paura fottuta. Se esco mi succede qualcosa, cioè qua mi ritrovo dentro una sparatoria. Non so se vi ricordate quando ci fu la sparatoria al Walmart di Chesapeake, noi ancora vivevamo a Virginia Beach, cioè una volta Dylan, quando ci siamo poi trasferiti qua a Chesapeake, siamo andati, mi fa: lo sai qual è questo Walmart? E io: qual è? Quello dove c'è stata la sparatoria. Io così, un trauma. Cioè, ma dove cavolo mi hai portato? Vabbè, ma questo è Walmart enorme e dovevamo comprare, stavamo lì in zona, perché poi non è vicino casa nostra, proprio a Chesapeake. Chesapeake è enorme, ovviamente, come tutte le zone negli Stati Uniti. Quindi stava a 15 minuti da casa nostra, però stavamo lì in zona e dovevamo comprare una cosa. Fatto sta che davanti l'entrata c'erano almeno 3 poliziotti che stavano lì e facevano insomma da guardia. A parte che poi dopo una cosa è successa una cosa del genere, io spero che non risucceda nello stesso Walmart. E ecco, quello è stato uno dei momenti in cui io me la so vissuta proprio male. Cioè io ho cominciato ad avere l'affanno. Cioè ho preso il braccetto a Dylan e non mi sono staccata e c'avevo occhio ovunque.
facevo così, guardavo, stavamo nel reparto pasta, quello stava a guardare la pasta, io facevo così, guardavo le facce delle persone, cioè lì è stato un momento, perché poi in quel momento che fai, in quel momento ci pensi e quindi cominci a pensare, ripensare, poi quando soprattutto tu non hai un'arma con te, perché è sempre lo stesso discorso, loro si sentono sicuri perché hanno l'arma con loro. Cioè, mi ricordo che pure una volta ho visto un TikTok America, ci sono rimasta, che era questa mamma che faceva vedere che metteva il bambino insomma, nel coso della macchina, come si chiama, il seggiolone della macchina, e si vede lei che ha fatto il video apposta perché c'era scritto: ma non hai paura ad andare in giro con tuo figlio da sola? E si vedeva lei che chiudeva la portiera, alzava la felpa e c'aveva la pistola dentro al portapistola. E mi hanno ancora traumatizzato ancora di più i commenti che scrivevano, da donne che scrivevano: dove hai comprato il porta gun? Cioè il portapistola? Cioè voi immaginatevi, io guardai i commenti: senti, dove hai comprato il rossetto? E quello scrive: dove hai comprato il portapistola? Capite? Cioè questa è una realtà veramente lontana dalla nostra. Però per loro è normale. Cioè per loro è normale chiedere su TikTok dove hai comprato il portapistola. Che vi devo dire, raga? Che vi devo dire? Loro è normalità. Per loro è un diritto. Per loro è un diritto potersi difendere. E questa è la situazione. È la situazione. E vi ho trovato un articolo che ho trovato molto interessante, che appunto spiega la percentuale di americani e la situazione armi negli Stati Uniti. L'articolo dice: il paradosso più grande è proprio questo. Molti cittadini americani credono che aumentare il numero di armi sia il modo migliore per diminuire la violenza. Più armi, più sicurezza. Anche se i numeri dicono esattamente il contrario. Più armi sono presenti, più avvengono sparatorie e stragi di massa, e il diritto stabilito dal secondo emendamento è percepito come sacro, tanto quanto i diritti di espressione e di voto. Per questo motivo un americano su 3 è armato, ed è sempre per questo motivo che tra il 1966 e il 2012 un terzo delle stragi mondiali sono avvenute negli Stati Uniti. La diretta conseguenza di tali numeri è che gli USA costituiscono il 4,4% della popolazione terrestre, ma hanno il 42% dei civili armati nel mondo. È più o meno, diciamo, il discorso che vi stavo dicendo. Quando voi parlate con l'americano, lui vi dice: è meglio, non ho paura perché tanto l'arma ce l'ho, o se hai paura ti prendi l'arma, così ti senti sicuro. Ripeto, sono cose che non puoi cambiare, non potete cambiare la mentalità di una persona che è nata e cresciuta così. È nata e cresciuta con i genitori che gli insegnano ad usare l'arma e gli insegnano che se entra qualcuno dentro casa ti puoi autodifendere, gli puoi sparare, cioè puoi uccidere qualcuno che entra dentro casa e prova ad ucciderti, cioè insomma, a chi spara prima. Ripeto, io sono d'accordissimo riguardo l'autodifesa, per me è assurdo, e ripeto che in Italia siete voi i cattivi se provate a difendervi. Quella è una cosa veramente assurda, ma allo stesso tempo ovviamente io non sono d'accordo con le armi e penso che è qualcosa a cui non mi abituerò mai da europea che vive negli Stati Uniti. Cioè a me soltanto il pensiero di avere un'arma anche chiusa dentro una cassaforte con 3000 codici è qualcosa che mi mette l'ansia. Però allo stesso tempo mi rendo conto che è qualcosa che mi fa sentire sicura, è qualcosa che so che potrebbe aiutarmi se dovesse succedere qualcosa. È anche per questo che molto spesso si cerca sempre di trovare case in quartieri sicuri. Noi per trovare casa ci abbiamo messo tanto perché stavamo cercando un quartiere sicuro, e qui non è soltanto se stai nella zona periferica o se stai nella zona centro, qui purtroppo dovete stare attenti perché se prendete la zona brutta la notte sentite gli spari, la notte vi sentite quelli che si sparano a vicenda, cioè capite?
Quindi negli Stati Uniti bisogna stare attenti anche a dove vivete. Noi per fortuna, grazie a Dio, abbiamo trovato una zona molto molto tranquilla, una zona molto sicura. La nostra casa, cioè noi lasciamo la porta aperta molto spesso, non c'è nessun tipo di pericolo qui, abbiamo una strada privata, non passa traffico, passano solo le macchine che vivono qui e abbiamo una sorveglianza H24, quindi la casa la paghi anche, non paghi solo il prezzo della casa, ma paghi anche il prezzo della zona e la sicurezza della zona, che negli Stati Uniti è qualcosa che non puoi mettere in secondo piano, soprattutto se hai dei bambini e soprattutto se hai intenzione di crescere dei figli, perché poi è tutto collegato negli Stati Uniti. Se la zona è una buona zona, di conseguenza la scuola elementare, media, superiore sarà una scuola buona. Se vivi in una zona malfanata, la malfamata lo vedi da quanto è il punteggio della scuola, molto spesso ci sono tipo 2 su 10, per dirvi la scuola elementare che abbiamo vicino casa qui nella zona, mi sembra che sia 7 su 10 o 8 su 10, che sono comunque dei punteggi molto molto alti. Quindi diciamo che queste sono un po' le differenze con l'Italia, ma purtroppo più si va avanti e più lo sappiamo. Le armi anche in Italia vengono prese illegalmente e ci sono sparatorie, ci vanno di mezzo persone che non c'entrano niente. Ci fu anche, non so se vi ricordate, a Roma, proprio vicino a casa mia, cioè più o meno in zona Colli Albani, c'è stato quel ragazzo che è stato ucciso e non c'entrava niente, che stava a prendere le sigarette. Ovviamente non sto dicendo che abbiamo lo stesso problema che c'è negli Stati Uniti, perché negli Stati Uniti è un grande problema e tante persone mi dicono ma tu hai una laurea, perché io sono laureata in lingue e letterature moderne all'Università di Roma Tor Vergata e io non penso, ma non mi viene proprio nell'anticamera del cervello di fare l'insegnante negli Stati Uniti, nemmeno se mi pagassero milioni, perché non andrò mai a fare l'insegnante sapendo che potrebbe succedere qualcosa da un momento all'altro, non ci penso minimamente, ma soltanto il pensiero di diventare un insegnante e dover insegnare ai bambini, quindi prima impararlo io e poi insegnarlo di conseguenza ai bambini a cosa fare se arriva uno armato. Voi l'avete mai vista questa scena, queste cose scioccanti che vedete anche sui social? Dei bambini che fanno le esercitazioni, se arriva qualcuno armato, che si mettono sotto i banchi, che sanno esattamente come comportarsi, inclusa la maestra o l'insegnante. Per me è una cosa, no. Per me è una cosa inconcepibile. Io che devo sapere esattamente cosa fare se arriva qualcuno armato. Cioè, ragazzi, qui siamo veramente. Cioè, noi in Italia noi facciamo la prova antincendio e in America fanno la prova antiproiettile. Cioè, ragazzi, dai, di che cosa stiamo parlando? Stessa cosa quando mi chiedono, ma tu non hai paura di avere figli negli Stati Uniti? Ragazzi, ma cosa vi devo rispondere? Ma tu non hai paura a mandare tuo figlio a scuola? Voi cosa pensate? Da parte di un'europea, da parte di un'italiana che ha vissuto 25 anni della sua vita a Roma? Cosa pensate che io vi risponda? È ovvio che ho una paura. Cioè, io soltanto il pensiero mi viene da piangere, soltanto il pensiero mi viene proprio una stretta al cuore. Però è sempre quello il discorso, che fai? Non vivi più? Ormai ci vivi, ormai hai preso la decisione, e che fai? Non vivi più? Non mandi figli a scuola? Che fai? Lì gli fai la homeschool come Cady de Mean Girls, che ha fatto homeschooling e poi è andata al liceo quando aveva già 16 anni? 16, 17, insomma, anni c'ha nel film. Capite? Cioè, nel senso, purtroppo è così, purtroppo è così. Non è inutile dire che si prenderanno delle decisioni, cambierà qualcosa, non cambierà mai niente. La situazione delle armi negli Stati Uniti non cambierà mai niente, perché sappiate che se succede qualcosa e gli elevano le armi agli americani, scoppia la terza guerra mondiale. Ricordatevi cosa vi sto dicendo. Comunque, ragazzi, questo è stato il nostro episodio armi negli Stati Uniti. Io vi ricordo sempre che potete mandarmi un messaggio vocale su Instagram, il mio contatto è sempre Yaya Rondi.
mi mandate un messaggio privato su Instagram con un vocale che io però che poi farò sentire durante l'episodio, e scrivete come oggetto podcast e poi mi mandate il messaggio vocale, che io cercherò di fare il più possibile episodi in cui farò sentire i vostri messaggi vocali e vi risponderò in diretta. Spero che questo episodio vi sia piaciuto. Ripeto, poi se avete qualsiasi tipo di domanda mi trovate su tutti i social, potete anche scrivere nei commenti YouTube e cercherò di appuntarmi tutto quello che mi scrivete. Nell'ultimo episodio mi avevate chiesto di parlare dell'educazione dei figli. Non ho risposto ancora per il semplice fatto che non saprei bene come gestire il video, il discorso, l'audio, insomma, chiamatelo come volete, perché comunque io mi baserei su quello che ho visto, su come vengono educati i bambini, per esempio le bambine della mia host family quando facevo la ragazza alla pari, e di alcune altre ragazze che hanno fatto la ragazza alla pari, ma io personalmente, quindi non vorrei essere troppo generica perché poi ogni famiglia è a sé. Potrei farvi un discorso generale, però insomma poi non vorrei, sapete, dire cose non vere, perché poi su quello io non ho mai avuto figli, quindi non so bene anche come potrebbe essere mio marito a livello di educazione verso magari un nostro futuro, i nostri futuri figli. Quindi insomma, ed è solo per quello che magari non c'è stato ancora un video riguardo quello. Però ripeto, continuate a scrivermi e continuate a seguirmi anche su tutti i social. Se non avete fatto subscribe, iscrivetevi al mio canale YouTube e al mio ovviamente podcast su Apple Podcast e Spotify. Io ragazzi vi ringrazio e ci vediamo ogni mercoledì con i nuovi episodi di Keeping Up with Yaya Rondi. Ciao!